Al termine di Inter-Lecce a San Siro c'è stato un vertice in cui si è parlato anche del mercato dell'Inter, un vertice dal quale sono emersi degli spunti molto interessanti e una notizia in particolare, ovvero che l'Inter sta continuando a lavorare dietro le quinte per ingaggiare un nuovo esterno destro da qui a fine mercato. Una notizia confermata e che possiamo riportarvi ancora una volta. Un esterno che, come vi ho detto poi qualche settimana fa, deve avere preferibilmente delle caratteristiche offensive, cioè non deve essere un terzino da far giocare più alto, ma possibilmente un'ala da far giocare nella zona di Denzel Dumfries. E a questo proposito un'ipotesi reale porta a Ivan Perisic, che è specializzato soprattutto a sinistra, ma gioca su entrambe le fasce, gioca con entrambi i piedi. Il problema è che il PSV Eindhoven, come dicevamo ieri, lo blocca. Il PSV non vuole privarsi in questo momento di un giocatore che è un titolare indiscusso. Nel frattempo però c'è tanto fermento attorno al mercato dell'Inter, con le notizie che arrivano su Frattesi, su Çalhanoğlu, con delle continue rivelazioni dalla Turchia da tener d'occhio, due rinforzi per il futuro che l'Inter sta completando e non soltanto. Allora tutto questo sta succedendo proprio a pochissime ore da una partita delicatissima come quella contro l'Udinese, partita che arriva a poche ore di distanza da quella contro il Lecce, e allora condensiamo tutte queste notizie del momento in pochi minuti, così non vi faccio perdere tempo con uno dei format più apprezzati qua sul nostro canale. Ben ritrovati allora amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto. Se non l'avete ancora fatto, lasciateci un bel mi piace e soprattutto clic sul tasto iscriviti. Dai che stiamo volando tutti insieme e continuiamo a crescere come cresce il nostro club. QR code qua su in alto, eccolo da inquadrare con il telefono per entrare nella nostra grande community con interisti da tutto il mondo, con i quali nelle scorse ore stavamo parlando di Ivan Perisic. Lo ribadiamo, è confermato, l'Inter ci ha provato, ha avuto delle discussioni con lo staff del giocatore e avrebbe anche ottenuto il gradimento da parte di Perisic, che sarebbe pronto a tornare eventualmente all'Inter. Il problema però è il PSV Eindhoven, che non vuole farlo partire a meno che non arrivi un'offerta importante, chiaramente, offerta che l'Inter, per un calciatore che tra pochi giorni compirà 37 anni, ecco, non è troppo convinta di mettere sul piatto. Quindi l'ipotesi Perisic teniamola comunque d'occhio, soprattutto in attesa delle due partite di Champions League che deve giocare anche il PSV Eindhoven, dopo le quali magari il PSV potrebbe anche cambiare un po' idea, potrebbe essere un po' più morbido, soprattutto se il giocatore dovesse spingere. Però ecco, l'Inter nel frattempo per me ha urgenza di intervenire. Non so che ne pensate voi, ma la mia speranza era quella di avere un nuovo esterno in campo già contro il Parma per poi giocare soprattutto contro il Napoli, e invece niente, perché è saltato Joao Cancelo. Ora pubblicamente l'Inter tra l'altro torna a parlare di Denzel Dumfries e di un Dumfries che potrebbe rientrare dall'infortunio prima del previsto, e io ribadisco, per quanto possa anche tornare prima del previsto, per quando torna e si rimette in forma sarà comunque almeno fine febbraio, e in mezzo ci sono le due sfide di Champions importantissime, lo scontro diretto con la Juventus del 15 febbraio, partite di un peso molto importante per la stagione, per il destino della stagione dell'Inter, e quindi affrontarle ancora una volta con questa emergenza sulla corsia di destra sarebbe veramente un grosso peccato, e il non cogliere una grande opportunità, ecco, che si sta presentando in questa stagione. Molto difficile parlare dell'ipotesi Ndoye che per me, lo ripeto da oltre un anno, sarebbe stato il sostituto perfetto di Dumfries in caso di addio di Dumfries come caratteristiche. Qualcuno ha ipotizzato in queste ore un possibile scambio con Davide Frattesi. Frattesi è stato accostato a qualsiasi squadra, veramente. Nottingham Forest, appunto, dove gioca Ndoye, il Bournemouth, il Newcastle, dei club turchi, l'Atletico Madrid, addirittura hanno parlato di uno scambio con Nico Gonzalez. Vorrei capire come fa l'Inter a voler scambiare Frattesi con Nico Gonzalez, che per regolamento ha già giocato in due squadre, quindi non può giocare nell'Inter quest'anno, ma in nessun'altra squadra sostanzialmente quest'anno, e quindi non capisco perché l'Inter dovrebbe scambiare un giocatore con un altro che non potrebbe giocare. Non lo so, insomma, questi sono i momenti di mercato. Ecco, diciamo che a livello di voci e di fumo attorno a Frattesi ce n'è veramente tanto. Mi sembra anche un po' il modus operandi della sua agenzia, che tra l'altro gestisce pure Lucca, se non vado errato, del Napoli, che se aprite i quotidiani o i siti in queste ore, anche Lucca è accostato a qualsiasi squadra del mondo, dall'Al Hilal di Simone Inzaghi alle società turche, alla Premier League e non soltanto. Ecco, su Frattesi, se nessuno arriva con i 35 milioni di euro che chiede l'Inter, ieri ne stavamo parlando e discutendo anche in diretta alle 19:30, ma diciamo c'è un Diouf che per ora
non l'abbiamo ancora mai visto a centrocampo praticamente, l'abbiamo visto sempre da esterno a destra dove abbiamo capito, e lo dicevamo, non è il suo ruolo. Barella ha evidente bisogno di riposo, almeno questa è la mia impressione, è abbastanza spremuto. Çalhanoğlu è fuori per infortunio ancora per qualche settimana. Sucic sta vivendo un momento un attimo di flessione, ecco, in questa situazione così, per me Chivu non è così felice comunque di privarsi di Frattesi adesso così a cuor leggero, a meno che non sia proprio Frattesi a dire di volersene andare, di voler cambiare squadra e di voler andare via, e l'Inter però deve avere anche poi un altro giocatore con cui sostituirlo a quel punto, secondo me. Non è la situazione dell'esterno, è al centrocampo dove è vero che l'Inter ha un reparto più lungo rispetto ad altri, con 7 giocatori lì in mezzo, ma con tante situazioni che, come detto, non ti danno delle garanzie e delle certezze. E a me comunque Frattesi non risulta che stia spingendo per andare via dall'Inter, e contro il Lecce, ok che era il Lecce, ok che era un contesto, ecco, non così di altissimo profilo, ma mi è sembrato, per me è entrato con l'atteggiamento giusto, per me ha dato anche finalmente un segnale in questa stagione in cui fino ad ora non aveva dato praticamente nulla. Però ditemi un po' voi la vostra nei commenti, lo fareste partire così facilmente oppure no? A proposito di Çalhanoğlu, che ho citato per il tema infortuni, dicevo che in Turchia ne stanno continuando a parlare, in particolare c'è questo giornalista Yagiz, di cui non mi avventuro nella pronuncia del cognome, che ha un seguito enorme in Turchia, con oltre 2 milioni di follower, che scrive: l'offerta del Galatasaray per Hakan Çalhanoğlu è stata rifiutata. L'Inter non prende in considerazione offerte inferiori ai 20-25 milioni di euro, e la notizia è stata comunicata al Galatasaray. Quindi questo giornalista turco ci parla. Intanto la notizia è che il Galatasaray è tornato alla carica con una nuova offerta per Hakan Çalhanoğlu. Dopo i 3 spicci e una bici con cambio Shimano che ci avevano offerto la scorsa estate, sono tornati alla carica non contenti, e l'Inter ha respinto di nuovo al mittente questa proposta. Ora, non metto in dubbio il lavoro degli altri, non mi permetto di mettere in dubbio il lavoro di altri giornalisti. A noi al momento non risultano in realtà contatti recenti tra Inter e Galatasaray per un giocatore che tra l'altro è infortunato anche in questo momento, e l'Inter ha fatto muro la scorsa estate, a maggior ragione credo sia intenzionata a non far partire Çalha adesso a metà stagione, in questa situazione così delicata e importante, e con quello che sta dimostrando comunque sul campo Çalha. Anzi, sottovoce possiamo ribadire che tra qualche settimana probabilmente ci sarà un incontro tra l'Inter e il giocatore per decidere il futuro, per decidere se anche andare avanti e discutere di un rinnovo eventuale del contratto che scade nel 2027. Quindi si siederanno al tavolo e decideranno un po' che intenzioni ha l'Inter, che intenzioni ha anche il giocatore. Altra notizia, poi mi avete chiesto in tantissimi di commentare la notizia appunto che ha rilanciato anche il Corriere dello Sport, e non soltanto, con l'Inter che, anzi Oktri, che starebbe pianificando un colpo ad effetto per l'Inter, con un talento alla Nico Pass in estate che produca valore e visibilità. È stata una notizia che sta girando molto in tantissimi, quindi mi avete scritto, ne abbiamo parlato anche su passioneinter.club. In occasione di Inter Arsenal arriveranno ancora una volta, ci sono spesso comunque degli emissari di Oktri che saranno a Milano, e ci sarà quindi un consueto appuntamento per fare un punto della situazione su tutte le aree dell'Inter, e si parlerà inevitabilmente anche di mercato, perché poi adesso si comincia a seminare anche la sessione estiva, chiaramente. E dicono, ecco, chi riporta questa notizia sta dicendo che Oktri vorrebbe fare un grande colpo di grande nome anche per dare visibilità all'Inter, perché sono molto attenti anche all'immagine del club. Io sinceramente sul fatto che Oktri voglia fare quindi questo colpo ad effetto non ho notizie, quindi non vi sto qui a raccontare cose che non so, non voglio inventarmi cose che non so, però faccio con voi un ragionamento su questa notizia. A me, almeno per il momento, questa notizia diciamo che mi suona, mi sembra molto un modo carino per abbellire una non notizia. Nel senso che, ripeto, con tutto il rispetto di chi la riporta e di chi scrive, assolutamente non metto in dubbio il lavoro, ma la dirigenza dell'Inter già l'anno scorso aveva l'ok per andare in estate a provare l'acquisto di Lookman a determinate cifre e di Manu Koné comunque a determinate cifre. 2 profili che non sono Neymar, non sono Messi, non sono Cristiano Ronaldo come, diciamo, come colpo planetario a livello di vendita di magliette, di visibilità, eccetera, ma colpi
con un certo esborso economico, colpi anche molto forti e importanti, visto lo status. Colpi anche a cui siamo un pochino meno abituati negli ultimi anni dell'Inter, ecco. E l'Inter ci proverà anche la prossima estate. Ecco, secondo me è questo più che altro, il fatto che l'Inter di nuovo la prossima estate ci lavorerà, magari non per forza su questi nomi qui che abbiamo appena fatto, anche se Koné resta sempre nel radar dell'Inter che non lo ha mai mollato, ma su profili del genere è abbastanza scontato che l'Inter si muoverà, perché tra le altre cose, oltre ad aver risistemato e migliorato i bilanci, l'Inter, dopo anni di rinvii e occasioni che poi sono state valorizzate in casa, ecco, la prossima estate l'Inter sarà chiamata ad inserire almeno un nuovo tassello tra i titolari, cioè per proseguire nel rinnovamento, nell'evoluzione, anche nell'evoluzione di questa Inter, almeno un nuovo titolare l'anno prossimo andrà aggiunto, probabilmente a centrocampo, che è il reparto che caratterizza di più le squadre, e quindi un profilo nuovo, forte, pronto subito, anche per andare di più nella direzione delle idee di Christian Chivu, che quest'anno non ha potuto rivoluzionare troppo, logicamente. Ecco, mi sembra abbastanza normale che l'Inter vada in quella direzione lì. E io, come sapete, ne ho parlato spesso, io sono un tifoso molto banale. Io personalmente mi ritengo un tifoso normalissimo, ecco, che ragiona molto di pancia in tante situazioni, e io sarei contentissimo di avere un grande nome, una volta tanto prendere un colpo di quelli, ecco, non ti dico anche un colpo alla Beckham, di quelli che faceva il Milan ai tempi, mi gaserebbe, a me piace come tifoso, mi suscita una certa passione, ecco. Ma se poi invece mi arrivano giocatori che magari non sono, ecco, il colpo alla Beckham, ma giocatori meno conosciuti a livello planetario, che però ti danno un grande impatto a livello tecnico sulla squadra, ecco, sono forse ancora più contento, ecco. Tornando ai rinnovi, molto velocemente, presto ci saranno anche dei nuovi discorsi con Pio Esposito, che nel frattempo si candida ad una maglia da titolare contro l'Udinese insieme a Lautaro Martinez in attacco. Oggi Chivu non parla in conferenza stampa, ci sono pochissime indicazioni ancora, quindi aspettiamoci qualche sorpresa nella formazione che vedremo domani poi alle ore 15. Per il momento possiamo immaginare a Udine Sommer in porta con Bissek che potrebbe rientrare dal primo minuto, occhio ad Akanji che al momento sembra possa rifiatare, però sarebbe la prima volta che Chivu rinuncia ad Akanji in campionato e sarei abbastanza sorpreso se rifiata Akanji, quindi si apre il ballottaggio tra Acerbi, che abbiamo rivisto, e De Vrij, che invece è abbastanza sparito, con Bastoni che a quel punto dovrebbe giocare a sinistra. Luis Enrique e Di Marco dovrebbero tornare titolari quindi sulle fasce. In mezzo Barella forse in cabina di regia con Sucic a destra, Mkhitaryan a sinistra. A quel punto quindi rifiaterebbe Zielinski che non lo so, si gioca a Udine dove lui comunque è stato ed è in un momento di forma importante, detto che per me però va fatto giocare mezzala, ecco, io non lo farei giocare davanti alla difesa, è troppo un peccato togliere la qualità di Zielinski dal ruolo di mezzala con quel collante e quella finalizzazione che ti porta a lui. Davanti, come detto, Pio e Lautaro Martinez. Una partita molto insidiosa contro l'unica squadra, passatemi il termine, piccola, tra molte virgolette, con tutto il rispetto, ecco, con cui l'Inter ha sbagliato la partita nel girone d'andata. Per il resto l'Inter ha battuto tutte le altre squadre di livello più basso. Squadra molto forte fisicamente, che ha potuto riposare per tutta la settimana. Tra l'altro pare che Runjaic stia lavorando anche a un piccolo cambio modulo con un centrocampo molto folto, molto denso, e quindi potrebbe essere una battaglia piuttosto complicata in un turno in cui le avversarie, le rivali dell'Inter, hanno avversari sulla carta più morbidi, perché il Napoli gioca in casa contro il Sassuolo, il Milan ha il Lecce dopo aver battuto ieri il Como con un 3-1 in trasferta, che vabbè, io più guardo le partite del Milan più resto esterrefatto veramente da quello che succede nelle partite del Milan, ma ne riparleremo in diretta. Nel frattempo, per chiudere, come avevamo detto qualche giorno fa, l'Inter sta completando i dettagli per un acquisto in prospettiva, ma neanche troppo in prospettiva, perché Branimir Mladić dell'Hajduk Spalato, difensore classe 2007, un centrale un pochino più marcatore come caratteristiche, come dicevamo, centrale un pochino più vecchio stampo, difensore, ecco, è in arrivo per 5 milioni di euro, dovrebbe fare le visite mediche la prossima settimana e poi però arriverà in estate all'Inter, e non è detto che andrà in Under 23, potrebbe cominciare subito ad entrare nel giro dei
grandi. Io ho avuto dei report un pochino contrastanti su questo calciatore, però ne riparleremo nel dettaglio magari quando arriva. Intanto si avvicina pure Jakirovic, un altro difensore della Dinamo Zagabria che tra l'altro compie 18 anni proprio oggi, il 16 gennaio, difensore mancino. Questo è un po' più bastoniano come caratteristiche, diciamo così, ma è ancora molto giovane, non l'abbiamo ancora visto in prima squadra protagonista con la Dinamo Zagabria, quindi andrà scoperto. Si sta avvicinando anche lui per un Inter che dopo Sucic, mentre lavora anche a Perisic, ecco, questa componente croata, e guarda sempre più a quel mercato lì dove ha scovato spesso dei giocatori importanti, e chissà che anche Mlacic e Jakirovic, Mlacic praticamente fatta, Jakirovic si sta avvicinando, non possono diventare anche loro giocatori importanti per l'Inter, ce lo auguriamo. Fatemi sapere che ne pensate, ne riparleremo sicuramente anche in diretta alle 19:30 e nel club di Passione Inter che trovate tramite il link qui sotto in descrizione e il QR code qua in alto. Trovate anche un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.